Ciao a voi amici, benvenuti sul mio canale o bentornati se ci conosciamo già. Per la serie curiosità, biografie, grandi autori, eccetera, oggi ci facciamo un po' gli affari di Jean Simenon, che a parte il commissario Maigret, per chi non lo sapesse, ha scritto tantissimo, ha avuto una vita molto intensa, avventurosa ed è stato autore molto prolifico, solo che in gran parte dei casi scriveva con degli pseudonimi, per cui magari non sappiamo che è stato lui a scrivere certi libri, ma ne ha scritti veramente tantissimi. Era uno dei più prolifici. Comunque, Georges Joseph Christian Simenon nasce a Liegi in Belgio nel 1903 e muore a Losanna in Svizzera nel 1989. È stato autore di tantissimi romanzi e racconti, uno dei più prolifici del XX secolo. Scriveva mediamente oltre 80 pagine al giorno, che sono tantissime, se ci pensate sono circa 10 pagine all'ora. Mediamente per uno scrittore vuol dire avere anche una bella fantasia. Si stima che abbia venduto oltre 700 milioni di copie, però come dicevo, siccome usava diversi pseudonimi, tanti racconti non si sa neanche che li abbia scritti lui. Inizia a scrivere prima dei 16 anni, pubblicando centinaia di racconti, fino a creare negli anni 30 il personaggio del famoso commissario Jules Maigret, a questo punto utilizzando il suo vero nome. Aveva uno stile di scrittura molto particolare per l'epoca, molto asciutto, molto sintetico, con poche parole, con qualche pennellata riusciva a descrivere la personalità dei vari personaggi, gli ambienti, era molto suggestivo come scrittore, quindi gli bastavano poche parole per descrivere una situazione e questo era il suo stile. Nei romanzi polizieschi all'epoca la moda era tipo Agatha Christie, cioè mettere alla prova il lettore nel senso di dare tutta una serie di indizi e cercare di scoprire chi è il colpevole. Invece Simenon si soffermava più che altro su perché era stato commesso il delitto, sulla psicologia dei personaggi e questo caratterizzava i suoi romanzi rispetto agli altri autori dell'epoca. Ehm, Come dicevo prima, la sua produzione di autore di gialli è stata abbastanza marginale, ma in realtà viene ricordato soprattutto per quello. Dal punto di vista della sua vita privata è stato un uomo sempre molto irrequieto, ha cambiato casa più di 30 volte, si è sposato due volte, ha avuto innumerevoli relazioni e cambiava nazione, spostava tra Belgio, Francia, Canada, Stati Uniti, Svizzera, era sempre in giro, insomma, era uno che non era capace di fermarsi in una data situazione, continuava a cambiare. È sempre stato un ribelle, fin da ragazzino leggeva tantissimo, soprattutto Dumas, padre e figlio, Dickens, Balzac, Stendhal, Conrad e Stevenson. Per capire la vastità della sua produzione letteraria, solo nel 1923 collabora con almeno 14 riviste. Le pubblicazioni dei suoi racconti nel corso dei 2 anni seguenti, 2 o 3 anni, pubblica circa 750 racconti. Cioè, rendetevi conto, nel corso di 2 o 3 anni ha pubblicato quasi 1000 racconti. Contemporaneamente decide di intraprendere la strada del romanzo commerciale e comincia a scrivere racconti appunto tra il 1925 e il 1930 si stima che abbia pubblicato oltre 170 romanzi, per cui immaginatevi quanti romanzi ci sono in giro di Simenon. Nel 29, in una serie di novelle scritte per la rivista Detective, compare per la prima volta il commissario Maigret in qualche racconto. E lì è comparso all'inizio degli anni 30. Nel 31 inizia la sua collaborazione anche con il mondo del cinema. Jean Renoir e Jean Tarid producono i primi film tratti dai suoi romanzi, Il mistero del crocevia e Il cane giallo. Insieme alla sua prima moglie Régine Renson, intraprende diversi viaggi intorno al mondo per tutti gli anni 30. Dopo gli anni 40, dopo la seconda guerra mondiale, viene accusato ingiustamente in Francia di collaborazionismo con il nemico e quindi decide di trasferirsi negli Stati Uniti. Qui conoscerà la sua seconda moglie e madre di 3 dei suoi figli, Denise Ouimet. Negli anni 50 torna in Europa,
prima in Costa Azzurra e poi in Svizzera. Nel 60 presiederà anche la giuria al Festival di Cannes. Qui conoscerà Fellini, vincitore della Palma d'Oro in quell'occasione, con cui intraprenderà una stretta amicizia che poi durerà per tutta la vita. Dopo pochi anni si separerà anche dalla seconda moglie e in seguito a una caduta assumerà un'infermiera, una signora di origini friulane, Teresa Sburelin, che gli resterà accanto fino alla morte, una signora di origini italiane. Era anche un noto playboy e dichiarava di aver avuto migliaia di rapporti occasionali, anche se in realtà, vista la sua produzione letteraria, è abbastanza difficile da credere. Probabilmente era una sbruffonata sua, perché se scriveva così tante cartelle tutti i giorni non si capisce dove abbia trovato il tempo. Nel 72, dopo aver pubblicato Maigret e il signor Charles, lo scrittore annuncia sul quotidiano francese 24 Heures che non scriverà mai più. E infatti da allora registra sui nastri magnetici le sue parole, che però non metterà più su carta. Negli anni 70 le sue condizioni di salute sono precarie, ma questo riduce solo in parte la sua produzione. Nel 1980 purtroppo rompe la promessa fatta 8 anni prima, perché la figlia si era suicidata da poco, Mary Jo, e lui scrive un romanzo dedicato alla memoria della figlia. Purtroppo c'è stato questo avvenimento nella sua vita. Morirà a 86 anni a Losanna nel 1989 per la recidiva di un tumore al cervello che credeva di avere sconfitto anni prima. Come dicevo, lo stile narrativo di Simenon è caratterizzato da storie nelle quali i personaggi, di solito sono persone umili e appartenenti al ceto medio, piccola borghesia oppure di umili origini, si trovano coinvolti in vicende drammatiche loro malgrado. Ci sono capitati per caso. Con uno stile asciutto e molto sintetico, le sue opere dimostrano una notevole capacità di ritrarre la psicologia dei personaggi coinvolti in queste trame. Questi piccoli uomini passano sotto la lente attenta di un osservatore molto acuto che è Maigret, che riesce a analizzare la psicologia dei personaggi e a capire soprattutto perché è stato commesso il delitto, non come. Maigret, dicevamo, è stato protagonista di circa 75 romanzi e 28 racconti, che sono stati quelli che hanno dato la maggior fama a Simenon. Le inchieste di Maigret, come abbiamo detto, sono in realtà un'attenta ricostruzione dell'antefatto che ha portato allo svolgimento del delitto. Per Simenon come scrittore più che altro è importante raccontare la vicenda umana, non tanto il delitto in sé. Tra i vari riconoscimenti è importante ricordare per lui il titolo di Gran Maestro da parte della Mystery Writers of America. Molti dei suoi romanzi sono diventati anche film, serie TV e sceneggiati. Bene, per la vita di Simenon abbiamo finito, almeno per oggi. Magari farò qualche video proprio sui romanzi specificamente. Sapete che a me piace partire sempre dalla storia dello scrittore quando è possibile. Mi riserverò di fare altri video sulle varie opere, che tanto ce ne sono parecchie. Grazie per la visione adesso, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video e seguitemi prossimamente per i prossimi video. Ciao!